Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli sia per quanto riguarda Lukaku e le indiscrezioni dal Belgio che lo vedono sempre più lontano dal Vesuvio a fine stagione e Richard Rios, centrocampista del Benfica, si legge il Napoli ha mosso i primi passi e si sta informando per quanto riguarda il centrocampista colombiano che è in forza ovviamente nella squadra portoghese. Facciamo il punto della situazione insieme, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Poi se avete un hype disponibile spendetelo pure così andiamo ancora meglio. Detto questo, partiamo da questa situazione Richard Rios e poi ci soffermiamo a cosa sta facendo Lukaku e come se la sta passando. Richard Rios sbarcherà in Italia con 12 mesi di ritardo perché ci aveva provato la Roma poco meno di un anno fa. Il Napoli sembra fare sul serio su di lui come riporta Sky Sport, ma strappare un giocatore che ha già dimostrato il proprio valore al Benfica non sarà affatto facile, considerando anche quanto sia cara la bottega lusitana. Per lui nell'estate scorsa si era fatta avanti con grande decisione la Roma, ma alla fine il matrimonio non è mai stato consumato, con grande delusione dei tifosi giallorossi, molto colpiti dalle prestazioni del centrocampista con la maglia del Palmeiras. Nonostante inizialmente Rios avesse dato la priorità alla Roma, nelle fasi finali ha dimostrato esitazioni, una telefonata tra il DS Massara e il calciatore non ha convinto la dirigenza giallorossa, eccetera, eccetera. Quindi speriamo che si possa fare in azzurro, perché comunque a quanto si legge addirittura il calciatore era disposto a rinunciare al 10% dei diritti d'immagine per chiudere la trattativa con la Roma, quindi potrebbe anche essere uno che ci si può sedere e discutere a livello contrattuale per trovare poi la quadra senza prendere profili che poi si mettono già di traverso alla prima chiacchiera. Detto questo, le caratteristiche tecniche del calciatore e l'età ovviamente sono queste. È un mediano che però può giocare da mezzala in un 4-2-3, lo andremo anche a vedere perché ci sono state le dichiarazioni di Mozart, ex regina che l'ha allenato nel 2022. È principalmente un mediano, quindi centrocampista centrale, per presenze, ma nel 4-3 come mezzala diciamo che se la cava alla grandissima, anche perché tecnicamente classe 2000, calciatore colombiano e quindi l'abbiamo detto sudamericano dal punto di vista del calcio e come sei cresciuto, hai sempre quel qualcosina in più. Poi c'è chi arriva e chi non arriva, però dal punto di vista delle basi tecniche siamo sicuramente un tantino avanti a ciò che abbiamo poi non cresciuto in Italia negli ultimi anni. Detto questo, centrocampista fisico e oltre 1,85 m, a quanto almeno a quanto ci fanno sapere i dati di Transfermarkt lo danno a 1,87 m. Calciatore molto fisico con grande continuità durante il match, quindi dal punto di vista della resistenza cala molto poco. Tecnica e dribbling la fanno da padrone anche nello stretto perché ha avuto un passato nel futsal, quindi diciamo che si è giocato in campi più piccoli con meno calciatori, con l'avversario poi sempre addosso, dovendolo saltare per forza per andare in porta, perché comunque il futsal ti porta ad avere duelli 1 contro 1 in continuazione per cercare quella superiorità che poi in un campo più piccolo diventa fondamentale. Però è molto bravo anche nella fase difensiva, molto aggressivo, recupera molti palloni, più del 50% di palloni recuperati, ed è molto abile anche nei lanci lunghi, quindi precisione nei lanci lunghi, spesso sposa la verticalizzazione piuttosto che diciamo palleggiare in maniera orizzontale, come potrebbe essere un calcio diverso per quanto riguarda la composizione in campo, e quindi palleggi da un lato all'altro per cercare poi lo spiraglio. È uno che verticalizza alla prima occasione, come vede la linea di passaggio fattibile e disponibile, comunque la sfrutta al 100%, perché dal punto di vista tecnico i piedi, per quanto mi riguarda, non si discutono. Non sono mai stato così netto diciamo giudicando una voce di mercato, ma
questo calciatore che io già conoscevo dal punto di vista tecnico, perché l'avevo visto anche io giocare nel Palmeiras, avendo seguito e seguo ancora il campionato portoghese, soprattutto il Palmeiras, che è la mia squadra poi diciamo del cuore tra virgolette per quanto riguarda il campionato brasiliano. È veramente un grandissimo profilo. Sarà complicato, così come abbiamo letto la notizia data da Sky, trattare con il Benfica, perché è una bottega molto ma molto cara, lo è sempre stata, però diciamo che questo calciatore meriterebbe, ecco, di spendere qualcosina e investire in mediana. Ovviamente stiamo parlando di un profilo che entrerebbe in mediana, qualcuno uscirà, vedremo poi il Napoli come si metterà dal punto di vista delle uscite, nel caso un Anghissà che può uscire, vedremo il mercato come si svolgerà poi nel periodo estivo. Magari, dico io, ad oggi Richard Rios a Napoli, diciamo dall'anno prossimo, quest'anno, dalla prossima Serie A, il campionato che inizierà poi 2026-2027. Detto questo, Lukaku e le indiscrezioni dal Belgio. Il caso Lukaku non è che tiene banco, è che Lukaku comunque sta facendo i suoi porci comodi, fregandosene tra virgolette della situazione Napoli, perché altrimenti stava già a Castelvolturno, aveva chiarito e si metteva a disposizione dei preparatori, di Conte e della squadra stessa per vedere il da farsi e dare una mano nel caso fosse possibile, ecco, le prossime 7 partite. Il caso Romelu Lukaku continua a tenere banco in casa Napoli tra voci di mercato e tensioni interne. L'attaccante belga, ancora lontano da Castelvolturno, è al centro di indiscrezioni provenienti proprio dal suo paese. Secondo quanto riferito dal giornalista Yves Talideman di DHNet durante il podcast Caffè Constant, Lukaku avrebbe confidato ad un amico la possibilità di un ritorno all'Anderlecht già in estate. Uno scenario complicato anche per via dell'ingaggio elevato percepito attualmente dal centravanti. E aggiungo io, devi trattare anche con il Napoli, che poi non è che Lukaku vuole finire la carriera in benissimo, vai Lukaku, non fa niente, arrivederci, cioè devi trattare anche con il Napoli, perché non è che poi non ci sediamo proprio a trattare, lasci andare il calciatore, dici vabbè tanto è una decisione di cuore poi chiudere la carriera in patria, allora diciamo che avalliamo tutte le richieste. Assolutamente no, soprattutto per come ti stai ponendo in questa situazione dove un tantino di rispetto diciamo ci deve pure essere verso la società che poi ti paga a fine mese e profumatamente. Le parole di Manna su Lukaku. Intanto resta delicata anche la posizione all'interno del gruppo. Il direttore sportivo Giovanni Manna, intervenuto a DAZN, ha chiarito: la situazione è molto chiara, Lukaku doveva andare in nazionale ma è rimasto in Belgio ad allenarsi contro la nostra volontà. Avremmo voluto parlarne a Napoli, non è successo e non siamo contenti. Il rispetto del gruppo viene prima di tutto, spero rientri entro una settimana, ma ci saranno delle conseguenze. Il Napoli non si è mai smosso dalla sua posizione e ha fatto assolutamente bene per appunto diciamo il rispetto del gruppo e dello spogliatoio, il rispetto verso poi l'allenatore che ti ha rivoluto e riportato ad alti livelli dal punto di vista del rendimento. Se prendiamo la stagione scorsa, questa ti sei infortunato comunque prima di iniziare, benissimo, non la possiamo assolutamente calcolare e fare considerazioni su questa stagione, però poi diciamo che l'anno scorso il Napoli e Conte insieme ti hanno riportato ad ottimi livelli per quanto riguarda poi la fase realizzativa, per quanto riguarda ciò che hai dato in campo, e sicuramente sei stato uno dei protagonisti dello scudetto che abbiamo vinto l'anno scorso. Ecco perché diciamo a me dà fastidio ancora questa situazione dove non si è trovata ancora la quadra, Lukaku non è rientrato e se ne parla ancora per quanto riguarda il futuro del calciatore. Finisco la carriera qui, me ne vado da quest'altra parte. Tu ancora devi tornare a Napoli, ancora bisogna vedere il Napoli come si mette dal punto di vista di multe che arriveranno, perché arriverà la multa a Lukaku appunto per tenere integro poi spogliatoio e diciamo mantenere la massima serietà in queste situazioni. E già si pensa, no, ma io finisco la carriera là, si è confidato, almeno la notizia questo dice in un podcast ovviamente
in Belgio che Lukaku si è confidato ad un amico di chiudere la carriera all'Anderlecht. Benissimo, non c'è alcun problema, anche perché il Napoli quest'anno, l'anno prossimo, l'anno prima, che sia, comunque è un calciatore che dal punto di vista dell'età non è che ti puoi tenere per i prossimi 10 anni, non è che stiamo trattando, cioè stiamo andando in trattativa per un calciatore di 23, 24, 25 anni con 3 anni di contratto davanti, dici aspetta un attimo, vieni a Napoli, poi vediamo dove vai a finire. Lukaku comunque credo che sarebbe stato messo sul mercato, o meglio il Napoli avrebbe accettato e avrebbe risposto a chi si faceva avanti e chi si farà avanti per Big Rom, però così va a finire un tantino a schifio, tra virgolette, non mi va di vivere una situazione del genere perché il Napoli non lo merita sicuramente nemmeno l'allenatore e credo che non lo merita nemmeno Lukaku e forse la carriera che ha fatto al di là diciamo delle chiacchiere che poi sono fatti elencati per come si è girato alcune volte nella squadra di appartenenza con l'Inter e in altre situazioni, però dire ha sempre fatto questo, si è sempre messo di traverso eccetera eccetera, io andrei un attimo piano perché possono esserci veramente dal punto di vista fisico ma anche mentale situazioni che poi non conosciamo e che magari diciamo avremo un tantino più chiare o a situazione finita con Lukaku già firmato da qualche altra parte lontano dal Vesuvio, oppure da qui a fine campionato capiremo qualcosina in più del perché e per come sei rimasto in Belgio e te ne sei tra virgolette fregato della squadra con la quale hai vinto uno scudetto e che ti paga profumatamente a fine mese. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto, ciao.